Benvenuti ragazzi in questo mio primo video di questa nuova rubrica dedicata al mondo degli esposimetri. Come vi avevo promesso alcuni mesi fa, è giunto il momento, dal momento che siamo riusciti a reperire tutto quello che mi serviva, perché mancava qualcosa all'appello. Come sapete, ho fatto un nuovo acquisto, l'858 di Sekonic, però aspettavo anche il transmitter Godos, aspettavo anche il trigger Godos, il modello nuovo che vi ho fatto già un video dedicato, quindi è giunto il momento di iniziare a fare dei video tutorial. Non farò un video lungo che dura 2 ore, ma farò video pillole dove vi darò ogni video che vi porto delle piccole nozioni, vi insegnerò ovviamente a utilizzare al meglio questo strumento decisamente molto ma molto utile che vado a consigliare, ok? Parto col dire che chi vi dice che questo strumento nel 2023 non serve a nulla, praticamente vi dico che è la più grande cavolata che possa uno dire, ok? Secondo me al giorno d'oggi avere un esposimetro è ancora quello strumento che reputo obbligatorio, ok ragazzi? Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole, può essere bravo quanto vuoi a prendere rapidamente le misurazioni anche ad occhio con le varie prove che puoi fare in studio, perché lo faccio anch'io, l'ho fatto praticamente molte volte, però essere più produttivi, veloci, specialmente quando hai a che fare con modelli, devi fare molti cambi d'abito, insomma molte foto che durano decisamente molto tempo, praticamente questo è obbligatorio, punto e basta. Comunque lo vedremo proprio in questi video. Iscriviti al canale, se hai domande ovviamente falle qui sotto che io andrò a risponderti nei prossimi video. Innanzitutto io non sono affatto un professore, questo l'ho sempre detto nei miei video, però ti porto la mia esperienza che risale proprio, è iniziata nel 1989 quando ho preso il mio primo esposimetro, ovviamente esterno, no? Un vecchio esposimetro che ti farò vedere dal momento che mio figlio finalmente l'ha trovato, adesso me lo spedisce qua in Romania, e farò un video dedicato proprio per gli appassionati vintage, ok? Una cosa decisamente interessante che io sono decisamente molto legato. Poi abbiamo cambiato modelli e ce li siamo anche tenuti, magari vi farò vedere anche quelli. Gli ultimi che ho preso più recenti, DigiPro F2 della tedesca Gülsen, che è decisamente anche questo un esposimetro molto professionale, ma poi quando 2 anni fa ho visto che Sekonic e Godos hanno collaborato e hanno prodotto questo transmitter che è decisamente per me l'evoluzione dell'esposimetro, perché praticamente mi permette di cambiare le potenze direttamente dall'esposimetro, alzare e abbassare fino a 5 flash, 5 gruppi, quindi capisci bene che sembra una sciocchezza, però è una cosa che per me è molto ma molto importante, ma lo vedremo proprio nei prossimi video che andremo a caricare. Già qualcosa ti faccio vedere nel video di oggi, perché ti faccio vedere come si installa questo transmitter. In questo caso io, essendo utilizzatore Godos, metto Godos, però è disponibile anche per Helicron, anzi Helicron è stata la prima a collaborare proprio con Sekonic, poi c'è la Photix e poi Poker Wizard, ok? Poi ci saranno anche altre aziende, controlla sempre Sekonic e le novità, ok ragazzi? Quindi detto questo, adesso partiamo proprio a vedere come si installa questo modulo radio e come configurarlo per farlo funzionare correttamente. Vediamo come inserire il transmitter di Sekonic per flash Godos nel modello 858D, è disponibile solo per questo modello. Il modello invece 478 non mi risulta sia disponibile per Godos. Da quello che ho capito lì il transmitter è già incorporato, ok ragazzi? Il vantaggio di questo modello ovviamente è che se magari il prossimo anno decido anche di acquistare dei flash dell'Helicron, basta che vado ad acquistare separatamente proprio questo trasmitter, ok ragazzi? Dopo vedete voi. Comunque attualmente se avete flash Godos questa è l'unica soluzione, quindi 858 se vogliamo ovviamente impostare anche le potenze direttamente da questo esposimetro. Quindi apriamo il vano batteria, c'è una sede dedicata, c'è anche un copripin che lo andiamo a togliere e quindi andiamo a inserire il trasmitter, andiamo a premere leggermente, poi inseriamo le 2 batterie, deve essere alimentato con 2 batterie AA, andiamo a chiudere e a questo punto chiudiamo il vano batteria e se tutto è andato per il verso giusto deve apparire il logo Godos. A questo punto ragazzi dobbiamo impostare il canale che utilizziamo con i flash Godos. Io in questo caso utilizzo il canale 21, voi ovviamente andrete a inserire il canale che utilizzate di solito. Comunque è un'operazione che si fa decisamente in maniera veloce, possiamo cambiare
questa cosa semplicemente quando abbiamo la necessità. Innanzitutto dobbiamo passare alla modalità flash con il Sekonic 858. Come vedete abbiamo tantissime possibilità, le andremo a vedere un video dedicato. Comunque, se dobbiamo utilizzare i flash GODOS, a noi interessano praticamente 3 icone, e quella che ci interessa a noi è quella con il simbolo flash, con ovviamente anche la possibilità di comunicare i dati, quindi il simbolo wireless, alta velocità, oppure la classica sincronizzazione sulla prima tendina che andiamo a tappare. Ok ragazzi, quindi a questo punto dobbiamo mettere il canale 21, quindi premiamo sulla chiave inglese, si apre un menu, passiamo alla pagina successiva e tappiamo su radio canale gruppo e impostiamo il canale. Nel mio caso è già impostato nel canale 21, quindi do la conferma. E a questo punto con questo tasto facciamo lampeggiare il flash, che in questo caso non lampeggia perché è impostato il gruppo A, quindi dal momento che lui è nel gruppo B vado a tappare gruppo B e in questo caso sicuramente lampeggia, e come vedete ha già impostato anche la potenza che avevo impostato nel Sekonic. Facciamo l'ipotesi che a me non mi soddisfa, quindi voglio togliere uno stop, anzi ne voglio togliere 2. Possiamo ovviamente togliere anche meno luce di ovviamente passi più piccoli di 1/10. Come vedete adesso ha fatto la sincronizzazione immediata, praticamente come quando lo facciamo con il trigger. Ok ragazzi, e capite che questa cosa è decisamente molto comoda. Cosa molto importante però ragazzi, dobbiamo sempre utilizzare il trigger, ok ragazzi, quindi quando noi andiamo a accendere, se è impostato così come lo andiamo a utilizzare di solito, adesso quando faccio la fotografia lui non scatta a 1/8, scatta alla massima potenza. Quindi cosa dobbiamo fare? O ricopiamo, cioè andiamo a impostare manualmente la potenza che ci ha ovviamente indicato il Sekonic, oppure la cosa che secondo me dovete fare è cambiare la modalità, quindi entrate nel menu, la voce shot e impostate ovviamente non utente singolo ma la modalità 858. E in questo caso adesso voi non dovete più toccare il trigger X Pro 2, dovete fare tutto tramite il Sekonic, ok? Lo lasciate solo nella slitta della vostra fotocamera e praticamente scattate, fate le vostre fotografie. Se dovete fare delle modifiche le fate direttamente dal Sekonic. Spero che sono stato chiaro. Comunque non dovete per forza avere l'X Pro 2, questa cosa potete farla tranquillamente anche con l'X Pro 1 o anche con l'X 2T. Entrate sempre nel menu alla voce shot, invece di L858 troverete la voce app e cliccate ovviamente su questa funzione e praticamente quello che vi ho fatto vedere adesso potete farlo tranquillamente anche con quel trigger. Ok ragazzi, comunque se avete domande vi aspetto qui sotto. Siamo quasi arrivati al termine di questo primo video dedicato all'utilizzo degli esposimetri. Ho intenzione, come ti ho detto, di portare altri tutorial, quindi fammi capire se devo continuare a fare questi video. Come ti ho detto, voglio creare dei video dove ti faccio vedere innanzitutto come misurare la luce ambiente mescolata con la luce flash in studio, all'aperto, insomma un po' ovunque. Dopo ovviamente andiamo a analizzare nel dettaglio gli esposimetri. Adesso io ti farò vedere l'L858, però ti faccio vedere anche l'altro modello decisamente più economico, e voglio ovviamente fare dei tutorial abbastanza semplici alla portata di tutti. Comunque non vergognarti di fare domande, perché nessuno ovviamente è nato imparato, utilizziamo questo termine qua, quindi ti aspetto qui sotto nei commenti, ok ragazzi? Quindi nel video di oggi voglio portarti ancora questo esempio che possiamo fare con l'858, dove possiamo inserire il modulo radio che ti ho appena fatto vedere. Se non avete uno di questi esposimetri potete utilizzare il vostro e ovviamente prendete le misurazioni come ben sapete, o chi non lo sapesse fa ovviamente lampeggiare il flash con il trigger, ok? E prende la misurazione, ma quello lo vedremo in un altro video perché ti faccio vedere anche l'altro esposimetro. Quindi detto questo, velocemente: gruppo A AD 400, gruppo B AD 300, luce principale, luce di riempimento. Facciamo una cosa veloce, ricordo che dobbiamo mettere lo stesso canale. Ad esempio io utilizzo il canale 21, quindi canale 21 qua, il canale 21 sulla D300 e il canale 21 sull'X Pro. Andiamo ad accendere i flash, sono già accesi. Entriamo ovviamente nel menu dedicato, innanzitutto scattiamo il 125esimo e ISO 100. Noi dobbiamo solo trovare il diaframma che dobbiamo utilizzare. Allora, io di solito in studio
scatto F5.6, F8, dopo ognuno scatta al diaframma che più gli piace in base a quello che deve fare. Quindi adesso cerchiamo di trovare un F5.6 F8, anche se credo che è già impostato a F8 perché l'avevo proprio utilizzato ieri. Comunque facciamo una prova giusto da far capire, facciamo con il tastino, lo facciamo lampeggiare e in questo caso è proprio F8. Allora, diciamo che io voglio F5.6, quindi cosa devo fare? Devo abbassare un po' la potenza e quindi la abbasso di uno stop. Entro proprio nel menu dedicato, premo A e vado a togliere uno stop, e quindi di potenza, e quindi vado a un 32esimo. Ok ragazzi, molto semplice. In questo caso F5.6. ok ragazzi, a questo punto luce di riempimento e F5.6 ti dico subito che è il diaframma che andremo a mettere in macchina per scattare la foto. Poi dipende sempre da quello che vogliamo ottenere nella foto, perché dopo possiamo magari prendere una misurazione anche con la luce di riempimento, che poi alle volte non è che vada a influire sulla misurazione globale. Comunque adesso luce di riempimento, ovviamente non voglio che sia col diaframma F5.6, deve essere qualcosina in meno, perché almeno ci sia un po' di differenza, giusto per creare un po' di tridimensionalità. Ok ragazzi, quindi andiamo nel gruppo B, premiamo B qui e lui si disattiva in automatico, quindi non lampeggia più. Ok ragazzi, quindi facciamo una misurazione. Ti ho detto che voglio arrivare a F5.6 meno uno stop, F4 voglio arrivare qua, no? E adesso è F2.8, quindi devo aumentare di uno stop. In questo caso ho lampeggiato a un 32esimo, quindi aumento la potenza di uno stop, quindi da un 32esimo passo a un 16esimo e siamo a F4. Ok ragazzi, mette a fuoco? Sì. Ok ragazzi, come vedete è molto semplice. Come ti ho detto, io in macchina di solito metto proprio il diaframma della luce principale, però c'è chi fa anche una misurazione globale e facciamo questo esempio. Quindi andiamo a premere su AL e abbiamo la AL, ecco qui, lo premiamo e facciamo una misurazione e vediamo che diaframma ci dà, e ci dà sempre come quello che abbiamo trovato nella luce principale F5.6, quindi non cambia molto. Ok ragazzi, come vedete è molto semplice. Nei prossimi video faremo altri esempi e quindi vedremo altre situazioni, vedremo anche la luce naturale mescolata proprio con la luce flash, insomma questi esempi che sono decisamente interessanti, la rim light, insomma. Se avete domande comunque vi aspetto qui sotto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e alla prossima.